Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Darzalex, concentrato Janssen Cilag SpA, ultimo aggiornamento 11 aprile 2022. Cos'ha Darzalex, concentrato? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Darzalex, concentrato durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Darzalex, concentrato? Darzalex, concentrato ha un farmaco a base del principio attivo daratumumab, appartenente alla categoria degli antineoplastici, anticorpi monoclonali e nello specifico inibitori di CD38, clusters di differenziazione 38. È commercializzato in Italia dall'azienda Janssen Cilag SpA. Darzalex, concentrato può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Darzalex 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1, flaconcino 20 ml. Darzalex 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1, flaconcino 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Janssen Cilag International NV. Concessionario: Janssen Cilag SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: daratumumab. Gruppo terapeutico: antineoplastici, anticorpi monoclonali. Forma farmaceutica: concentrato. Indicazioni: Darzalex ha indicato, in associazione con bortezomib, melphalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con glioma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali. Immunoterapia per il trattamento di pazienti adulti con glioma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia. In associazione con lenalidomide ed esametasone, o bortezomib ed esametasone, per il trattamento di pazienti adulti con glioma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia. Posologia. Darzalex deve essere somministrato da personale sanitario professionale, in un contesto in cui sono disponibili servizi di rianimazione. Prima e dopo l'infusione devono essere somministrati medicinali per ridurre il rischio di reazioni correlate all'infusione, IRS, con daratumumab. Vedere PA sotto Euros terapie concomitanti raccomandate a Euros, Euros gestione delle reazioni correlate all'infusione a Euros e paragrafo 4. Posologia. Mieloma multiplo di nuova diagnosi. Schema posologico in associazione con bortezomib, melphalan e prednisone, regimi basati su un ciclo di 6 settimane, per pazienti non idonei al trapianto autologo di cellule staminali. La dose raccomandata di Darzalex è di 16 mg/kg di peso corporeo somministrata come infusione endovenosa secondo lo schema posologico riportato in tabella 1. Tabella 1. Schema posologico di Darzalex in associazione con bortezomib, melphalan e prednisone, VMP. Regime basato su un ciclo di 6 settimane. Schema: settimane dalla 1 alla 6. Settimanale, totale di 6 dosi. Settimane dalla 7 alla 54 a ogni 3 settimane, totale di 16 dosi. Dalla settimana 55 in poi fino a progressione della malattia AB. Ogni 4 settimane. Alla prima dose dello schema posologico corrispondente a ogni 3 settimane viene somministrata alla settimana 7. B. La prima dose dello schema posologico corrispondente a ogni 4 settimane viene somministrata alla settimana 55. Bortezomib viene somministrato 2 volte a settimana nelle settimane 1, 2, 4 e 5 per il primo ciclo di 6 settimane, seguito da somministrazioni una volta a settimana nelle settimane 1, 2, 4 e 5 per altri 8 cicli di 6 settimane. Per informazioni sulla dose e lo schema di VMP somministrati con Darzalex, vedere paragrafo 5.1. Mieloma multiplo recidivato / refrattario. Schema posologico immunoterapia e in associazione con lenalidomide, regime basato su un ciclo di 4 settimane. La dose raccomandata di Darzalex è di 16 mg/kg di peso corporeo somministrata come infusione endovenosa secondo lo schema posologico seguente in tabella 2. Tabella 2.
Schema della posologico di Darzalex in monoterapia e in associazione con l'enalidomide, regime basato su un ciclo di 4 settimane. Schema: settimane dalla 1 alla 8, settimanale, totale di 8 dosi, settimane dalla 9 alla 24 a ogni 2 settimane, totale di 8 dosi, dalla settimana 25 in poi fino a progressione della malattia B, ogni 4 settimane, alla prima dose dello schema posologico corrispondente a ogni 2 settimane a somministrata alla settimana 9. B. La prima dose dello schema posologico corrispondente a ogni 4 settimane a somministrata alla settimana 25. Per la dose e lo schema dei medicinali somministrati con Darzalex, vedere paragrafo 5.1 e il corrispondente riassunto delle caratteristiche del prodotto. Schema posologico in associazione con Bortezomib, regime basato su un ciclo di 3 settimane. La dose raccomandata di Darzalex è di 16 mg/kg di peso corporeo somministrata come infusione endovenosa secondo lo schema posologico riportato in tabella 3. Tabella 3. Schema posologico di Darzalex in associazione con Bortezomib, regime basato su un ciclo di 3 settimane. Schema: settimane dalla 1 alla 9, settimanale, totale di 9 dosi, settimane dalla 10 alla 24 a ogni 3 settimane, totale di 5 dosi, dalla settimana 25 in poi fino a progressione della malattia B, ogni 4 settimane, alla prima dose dello schema posologico corrispondente a ogni 3 settimane a somministrata alla settimana 10. B. La prima dose dello schema posologico corrispondente a ogni 4 settimane a somministrata alla settimana 25. Per la dose e lo schema dei medicinali somministrati con Darzalex, vedere paragrafo 5.1 e il corrispondente riassunto delle caratteristiche del prodotto. Velocità dell'infusione. Dopo la diluizione, l'infusione di Darzalex deve essere somministrata per via endovenosa alla velocità di infusione iniziale, riportata in tabella 4. L'incremento della velocità di infusione deve essere considerato solo in assenza di reazioni all'infusione. Tabella 4. Velocità dell'infusione per la somministrazione di Darzalex. Volume di diluizione. Velocità iniziale, prima ora. Incrementi di velocità a velocità massima. Prima infusione 1000 ml, 50 ml/ora, 50 ml/ora. Ogni ora successiva 200 ml/ora. Seconda infusione B 500 ml, 50 ml/ora, 50 ml/ora. Ogni ora successiva 200 ml/ora. Infusioni successive 500 ml, 100 ml/ora, 50 ml/ora. Ogni ora successiva 200 ml/ora. All'incremento della velocità di infusione deve essere considerato solo in assenza di reazioni all'infusione. B. Un volume di diluizione pari a 500 ml deve essere adottato solo in assenza di IRS durante le prime 3 ore dalla prima infusione. Diversamente, continuare ad adottare un volume di diluizione pari a 1000 ml e le istruzioni indicate per la prima infusione. C. Una velocità iniziale modificata per le infusioni successive, ovvero, dalla terza infusione in poi, deve essere adottata solo in assenza di IRS durante una velocità finale di infusione a 0,100 ml/h nelle prime 2 infusioni. Diversamente, adottare le istruzioni indicate per la seconda infusione. Gestione delle reazioni correlate all'infusione. Per ridurre il rischio di reazioni correlate all'infusione, IRS, deve essere somministrata una terapia pre-infusione prima del trattamento con Darzalex. In caso di IRS di qualsiasi grado/severità, interrompere immediatamente l'infusione di Darzalex e gestire i sintomi. La gestione delle IRS può richiedere una ulteriore riduzione della velocità di infusione o l'interruzione del trattamento con Darzalex come indicato di seguito, vedere paragrafo 4.4. Grado 1, 2, lieve, moderato. Una volta che i sintomi correlati alla reazione si risolvono, l'infusione deve essere ripresa a una velocità non superiore alla metà di quella a cui è comparsa la IR. Se il paziente non sviluppa nessun altro sintomo di IR, la velocità dell'infusione può essere di nuovo aumentata con gli incrementi e gli intervalli clinicamente appropriati fino alla velocità massima pari a 200 ml/ora, tabella 4. Grado 3, severo. Una volta che i sintomi correlati alla reazione si risolvono, può essere considerata la ripresa dell'infusione a una velocità non superiore alla metà di quella a cui è comparsa la reazione. Se il paziente non sviluppa altri sintomi, la velocità dell'infusione può essere di nuovo aumentata con gli incrementi e gli intervalli appropriati, tabella 4. La suddetta procedura deve essere ripetuta in caso di ricorrenza di sintomi di grado 3. Alla terza comparsa di una reazione all'infusione pari o superiore al grado 3, interrompere definitivamente Darzalex. Grado 4, pericoloso per la vita. Interrompere definitivamente il trattamento con Darzalex.
Dosi mancate. Se una dose pianificata di Darzalex non viene somministrata, questa deve essere somministrata il prima possibile e la posologia deve essere aggiustata di conseguenza, mantenendo tra le somministrazioni l'intervallo indicato. Modifiche alla dose. Non sono raccomandate riduzioni della dose di Darzalex. Un ritardo nella somministrazione della dose può rendersi necessario per permettere il recupero della conta delle cellule ematiche in caso di tossicità ematologica, vedere paragrafo 4.4. Per informazioni relative ai medicinali somministrati in associazione con Darzalex, vedere il corrispondente riassunto delle caratteristiche del prodotto. Terapie concomitanti raccomandate. Terapia pre-infusione. Al fine di ridurre il rischio di IRS, deve essere somministrata una terapia pre-infusione a tutti i pazienti 1-3 ore prima di ogni infusione di Darzalex come segue. Corticosteroidi, ad azione lunga o ad azione intermedia. Monoterapia. Metilprednisolone 100 mg o equivalente, somministrato per via endovenosa. Dopo la seconda infusione, la dose di corticosteroidi può essere ridotta, metilprednisolone 60 mg per via orale o endovenosa. Terapia di associazione. Desametasone 20 mg o equivalente, somministrato prima di ogni infusione di Darzalex, vedere paragrafo 5.1. Desametasone è somministrato per via endovenosa prima della prima infusione di Darzalex e la somministrazione orale può essere presa in considerazione prima delle infusioni successive. Ulteriori corticosteroidi specifici del regime di base, esempio prednisone, non devono essere assunti nei giorni dell'infusione di Darzalex se i pazienti hanno ricevuto desametasone come premedicazione. Antipiretico, paracetamolo 650, 1,000 mg per via orale. Antistaminico, difenidramina 25, 50 mg o equivalente per via orale o endovenosa. Terapia post-infusione. Per ridurre il rischio di reazioni ritardate correlate all'infusione, terapie post-infusione devono essere somministrate come segue. Monoterapia. Il corticosteroide orale, metilprednisolone 20 mg o dose equivalente di un corticosteroide ad azione intermedia o lunga, in accordo con gli standard locali, deve essere somministrato in ognuno dei 2 giorni successivi tutte le infusioni, partendo dal giorno dopo l'infusione. Terapia di associazione. Considerare la somministrazione di metilprednisolone a basso dosaggio, a 0,20 mg, per via orale o equivalente il giorno dopo l'infusione di Darzalex. Tuttavia, se un corticosteroide di base specifico per il regime, ad esempio, desametasone, prednisone, viene somministrato il giorno dopo l'infusione di Darzalex, ulteriori farmaci post-infusione potrebbero non essere necessari, vedere paragrafo 5.1. Inoltre, per i pazienti con una storia di malattia polmonare ostruttiva cronica, deve essere considerato l'impiego di una terapia post-infusionale comprendente broncodilatatori ad azione breve e lunga e corticosteroidi inalatori. Dopo le prime 4 infusioni, se il paziente non presenta IRS maggiori, questi medicinali inalatori post-infusionali possono essere interrotti a discrezione del medico. Profilassi della riattivazione del virus herpes zoster. Deve essere effettuata la profilassi antivirale per la prevenzione della riattivazione del virus herpes zoster. Popolazioni speciali. Compromissione renale. Non sono stati condotti studi formali con daratumumab in pazienti con compromissione renale. Sulla base di analisi farmacocinetiche, PK, di popolazione su soggetti non ha necessario l'aggiustamento delle dosi per i pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica. Non sono stati condotti studi formali con daratumumab in pazienti con compromissione epatica. Sulla base di analisi PK di popolazione su soggetti, non ha necessario l'aggiustamento delle dosi per i pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5.2. Pazienti anziani. Non sono necessari aggiustamenti della dose, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Darzalex in pazienti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili su tale popolazione, vedere paragrafo 5.1. Modo di somministrazione. Darzalex è per uso endovenoso. Esso viene somministrato per infusione endovenosa previa diluizione in soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml, 0,9%. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni correlate all'infusione. Darzalex può provocare gravi reazioni correlate all'infusione, infusion related reaction, IRS, comprese reazioni anafilattiche, vedere paragrafo 4.8. Tutti i pazienti devono essere monitorati per tutta la durata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Essendo un anticorpo monoclonale IgG1K, è improbabile che l'escrezione renale e il metabolismo enzimatico epatico di daratumumab intatto rappresentino le vie di eliminazione principali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Darzalex, concentrato durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Darzalex, concentrato durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione. Le donne in età fertile devono utilizzare misure contraccettive efficaci durante la somministrazione e nei 3 mesi successivi al trattamento con daratumumab. Gravidanza non ci sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Darzalex non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, è stato riportato affaticamento nei pazienti che ricevono daratumumab e questo deve essere preso in considerazione quando si guida o si usano macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più frequenti, a 0 e 20%, sono state reazioni in sede di infusione, stanchezza, nausea, diarrea, spasmi muscolari, piressia, tosse, neutropenia, trombocitopenia, anemia, neuropatia sensitiva. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni. Non si sono registrati casi di sovradosaggio negli studi clinici. In uno studio clinico sono state somministrate per via endovenosa dosi fino a 24 mg/kg. Trattamento. Non ha noto un antidoto specifico per il sovradosaggio di daratumumab. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere monitorato per qualsiasi segno o sintomo di effetti avversi per i quali deve essere istituito immediatamente un trattamento sintomatico appropriato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antineoplastici, anticorpi monoclonali, codice ATC. L01XC24. Meccanismo d'azione. Daratumumab ha un anticorpo monoclonale, MAB, IgG1I umano che si lega alla proteina CD38 altamente espressa sulla superficie delle proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica, PK, di daratumumab dopo somministrazione endovenosa di daratumumab in monoterapia è stata valutata in pazienti con glieloma multiplo recidivato e refrattario a dosi comprese tra 0,1 mg/kg e dati preclinici di sicurezza. I dati tossicologici derivano da studi con daratumumab in scimpanzé copyright e con un surrogato dell'anticorpo anti-CD38 in scimmie Cynomolgus. Non sono stati condotti test di tossicità cronica. Carcinogenesi e mutagenesi. Elenco degli eccipienti: acido acetico glaciale, mannitolo, e 421, polisorbato 20, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.